Hello everyone and welcome back anche today nel mio canale YouTube. Ormai questo inglese si sta impadronendo di me. First reaction, shock! Per chi mi conoscesse, io sono InJmax e principalmente sul mio canale YouTube porto video riguardanti IoT, elettronica ed informatica. Comunque basta andare nella playlist del mio canale YouTube e scorrere tutti i milioni di video no, però tutti i video che ho realizzato. Oggi vi mostrerò un progetto pazzesco, assurdo, un progetto bellissimo. Quando dico pazzesco sembra di imitare Michele Molteni, che saluto se sta guardando il video, che logicamente lui ha fatto un altro video riguardando la levitazione magnetica, che pian piano vedrò anche io di portare qui sul canale, però in modo diverso, non voglio fare spoiler. Comunque oggi andiamo a vedere come funziona la levitazione ad ultrasuoni. È uscito un progetto, questo è già lo spoiler, però adesso andiamo a vedere come l'ho fatto. Infatti se non mi seguite vi invito a seguirmi anche su Instagram, perché lì principalmente pubblico tutti gli spoiler, se così vogliamo chiamarli, di tutti i miei progetti. Vi lascio il link in descrizione. Una cosa importantissima, veramente super importante prima che inizi il video, è di lasciare un bel pollice in su, ma soprattutto di iscrivervi al canale, perché veramente la maggior parte di voi che guardate i miei video non è iscritta al canale. Può sembrare una sciocchezza, come dico sempre, ma solo in questo modo mi supportate, potrò portare più contenuti, ma soprattutto di qualità e professionali. La cosa più bella è condividere queste mie passioni, ma soprattutto anche le vostre, su questo canale YouTube, che come state vedendo sto caricando veramente tanti video. Volevo anche ringraziare i miei Patreon che mi supportano, ovvero, per chi non lo sapesse, Patreon è una piattaforma in cui ci sono delle persone che contribuiscono al mio supporto da un punto di vista monetario, se così vogliamo dire, per portare avanti questo canale YouTube. Oggi andiamo a vedere come è possibile realizzare questo progetto in due fasi differenti, ovvero abbiamo la versione low cost che ho provato, ma il bello è che adesso sono le 3 quando pubblicherò il video, ma voi lo potete provare anche subito dopo, ovvero veramente bastano 3 semplici cose che dopo andremo a vedere. Quindi andiamo a vedere la versione low cost e la versione professionale, ovvero questa qui. Abbiamo bisogno di un Arduino Uno oppure di un Arduino Nano originale. Mi raccomando, veramente mi raccomando che sia originale. Perché vi dico questo? Perché io ho anche provato Arduino Nano cinese, ma purtroppo la frequenza del clock non era quella predefinita. Perché dico questo? Perché il nostro scopo è quello di scrivere il clock speed del nostro Arduino, che in media è di 16 MHz. Se andate a vedere sul datasheet di Arduino Nano, praticamente l'orologio di Arduino che funziona a questi 16 MHz, che è la velocità massima con cui i timer possono aumentare i loro contatori. Ho notato che utilizzando un Arduino cinese non riuscivo ad arrivare a quei 16 MHz di potenza di frequenza, e quindi l'uscita che avevo sul pin analogico a 0 era minore. Infatti l'ultrasuono che inviavo lo riuscivo a sentire, quindi praticamente non riuscivo a raggiungere questa frequenza. Quindi il mio consiglio è di utilizzare Arduino Nano originale, però con Arduino 1 lo potete tranquillamente utilizzare senza nessun problema. Abbiamo bisogno di un sensore ad ultrasuoni HC04 per intenderci, preferibilmente 2, perché praticamente per la versione professionale abbiamo bisogno 2 moduli di questi qua. Per la versione low cost possiamo anche utilizzare semplicemente una cassa e un trasmettitore. Quindi adesso andiamo a capire anche il perché, però io come sempre vi do i pro e i contro. Voi realizzate o la versione low cost o questa versione professionale, decidete voi. Per l'ultima cosa, un driver che può essere sia l'L293D oppure l'L298N, ovvero sono dei circuiti di pilotaggio del motore. Allora, l'L293D l'abbiamo anche utilizzato per la mia vecchia playlist, ovvero quella per realizzare come realizzare una mini CNC con Arduino, e abbiamo utilizzato questi motori, questi driver per controllare i motori. Di solito li vendono anche, diciamo, veri e propri chip sfusi, se così vogliamo dire, oppure esiste proprio il PCB già fatto, che è molto più comodo, devo essere sincero. Il mio consiglio però, attenzione, è quello di utilizzare l'L298N, perché è più forte, veramente più potente rispetto all'L293D. Abbiamo l'L293D che funziona a 4,5 volt di tensione fino a 36 volt, invece l'L298N può raggiungere fino a 48 volt, e la corrente massima dell'L293 di 600 mAh, invece l'L298N può assorbire fino a 2 A
di corrente, quindi veramente entrambi i canali, attenzione. Ed infine abbiamo bisogno piccole cose come ad esempio dei fili, un saldatore, una stampa RD per stampare il supporto. Ora queste qua sono tutte cose aggiuntive. Prima di realizzare il vero e proprio prototipo completo bisogna vedere la parte hardware, quindi vedere se tutta l'elettronica funziona. La prima cosa da fare è prendere il nostro sensore ad ultrasuoni, dissaldare queste due casse dal sensore, e una cosa molto importante è che una cassa funzioni da trasduttore e l'altra cassa è un ricevitore, quindi in poche parole abbiamo un trasmettitore e un ricevitore. E a noi preferibilmente servono due trasduttori che infatti li riconosciamo con la scritta T sul sensore vero e proprio. Una volta che abbiamo questi due trasduttori gli saldiamo dei fili, ho anche comprato la pistola termica per farvi capire proprio la professionalità, gli metto un po' di guaina termorestringente, così abbiamo questi due trasduttori completamente indipendenti e separati. Come ho già detto prima, i trasduttori è per fare la modalità professional, quindi abbiamo un trasduttore sopra e un trasduttore sotto. Ma come già detto prima, se volete fare la versione low cost, adesso vi faccio vedere il collegamento che state già vedendo, potete tranquillamente utilizzare un solo sensore ad ultrasuoni, perché praticamente uno sarà il trasmettitore e l'altro il ricevitore. Perché da come state vedendo da questa immagine, praticamente abbiamo questo trasmettitore che invia quest'onda, appena tocca un oggetto rimbalza indietro e abbiamo il ricevitore. Calcolando il tempo che ci ha impiegato da quando è partito il segnale a quando ha toccato l'oggetto, riusciamo a capire la distanza. Un'ultima cosa da fare è capire la polarità del nostro sensore ad ultrasuoni. Come si fa questo? Praticamente prendiamo i poli, li colleghiamo al nostro multimetro e vediamo la tensione in uscita in millivolt, logicamente toccandolo semplicemente, quindi dando dei piccoli colpetti sopra il sensore e vediamo la tensione che esce. Se è positiva, allora i cavi, diciamo così, li abbiamo correttamente collegati, altrimenti dobbiamo collegare al contrario. Perché vi dico questo? È una cosa abbastanza opzionale, perché alla fine come li mettiamo sempre deve mandare quest'onda stazionaria. Per adesso ci andremo con calma. Una volta aver capito la polarità andiamo a fare il collegamento con l'L293D che io ho provato con Arduino Uno. Però come potete vedere bisogna mettere le casse perfettamente allineate, bisogna dare una tensione in entrata di 12 volt e dovete provare a mettere un pezzo di polisterolo, come state vedendo. La distanza è veramente minima, cioè veramente saranno 2 cm, 1,5 cm, è pochissima. Ho comprato l'L298N e ho visto che l'altezza era tutta un'altra cosa, quindi io questi test qui li ho fatti semplicemente per capire un attimo la potenza del driver. Adesso vi starete chiedendo, Max, ma qual è il fattore principale che ci fa volare questo pezzo di polistirolo? Perché vola? Come fa a volare? Adesso ve lo spiego molto basilarmente a livello concettuale. In poche parole noi lo possiamo anche chiamare levitatore acustico, perché ha due parti principali: un trasduttore, cioè una superficie vibrante che emette un suono, e un riflettore. Spesso il trasduttore e il riflettore hanno superfici concave per aiutare a focalizzare il suono. Un'onda sonora si allontana dal trasduttore, rimbalza sul riflettore e torna indietro. Come potete notare ho anche fatto la struttura a livello concavo, perché per ampliare le onde stazionarie che si mandano l'uno con l'altro, perché avendo semplicemente la cassa l'onda veniva buttata sopra, poi rifletteva, quindi c'era questo sbalzo di onde, diciamo così, però si perdevano. Invece così facendo a livello strutturale ho anche ampliato le potenzialità di questo progetto. Quindi quando l'orientamento di quest'onda è parallelo alla forza di gravità, c'è una porzione dell'onda stazionaria hanno una pressione costante verso il basso e altre hanno una pressione costante verso l'alto. E come state vedendo ci sono questi nodi che si formano che hanno una pressione minima. Infatti gli oggetti che andiamo a posizionare sopra questo nostro progetto si troveranno esattamente al di sotto di questo nodo, dove la quantità di pressione che un'onda sonora può esercitare su una superficie, quindi praticamente viene bilanciata la forza di gravità. Questa in linea generale come funziona il meccanismo di questa levitazione ad ultrasuoni, ma veramente spiegata molto velocemente. Però io prima di realizzare il progetto mi sono dovuto informare, ho dovuto studiare per poi realizzarlo. Infatti in descrizione vi lascio un bel file zip pieno di roba con link, approfondimenti, datasheet, file PDF, studi che hanno fatto in America a livello proprio di ultrasuoni, quindi vi lascio tutto il necessario se volete approfondire. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, perché lì pubblico gli spoiler dei miei progetti, quindi veramente ne vale la pena seguirmi e mi raccomando non ve ne perdirete, veramente non ve ne perdirete. Una volta assemblata tutta l'elettronica e ho visto che funziona, mi sono messo al PC, sono andato su AutoCAD e ho realizzato la struttura in 3D.
Comunque alla fine, dopodiché, ho iniziato a stampare tutti i componenti in 3D che mi servissero, ovvero partendo dalla struttura in plastica per i supporti delle due casse, e dopodiché ho stampato anche la base sottostante a tutta la struttura, così che da non far vedere cosa ci fosse al suo interno, una bella struttura bianca, e ho risolto il tutto, così ho racchiuso tutto al suo interno. Adesso basta parlare e andiamo a vedere tutte le clip su come ho realizzato tutta la struttura. Per prima cosa mi procuro una tavola di legno spessa 4,5 cm e larga 14,5 mm.
alimentiamo il tutto ed ecco il risultato finale, cioè ragazzi una bomba, pazzesco, un progetto veramente stile maker realizzato dalla A alla Z. Sono super soddisfatto, cioè questo progetto è talmente bello che io vi giuro mi piace vederlo come semplicemente abbellimento, anche come soprammobile, cioè guardate qua, non so se mi spiego, ma veramente sotto completo di tutto, un progetto veramente mi piace, non so se si è capito, ma io quando un progetto esce bene ne vado fiero, non ho detto che questo è il risultato finale, però si migliora sempre, ma vi giuro a prima, diciamo così, sembra proprio acquistato, perché anche perché non si vedono fili, è uscito un capolavoro, veramente un bellissimo progetto. Una cosa che potreste fare, io nel mio caso utilizzando dei, diciamo così, dei PCB già realizzati, come ad esempio la Child del mio Arduino Nano, avevo già delle protezioni in ingresso. Se voi ad esempio avete Arduino Nano comprato, vi consiglio anche di mettere un diodo in entrata. Comunque vi lascio tutti i link, come ho già detto prima, in descrizione. È un bel file zip pieno di informazioni super utili. Ragazzi, non so più che dire, anche perché non so se si nota, ma sono veramente super stanco. È mezzanotte di venerdì 26 febbraio, questa parte qui la lascio nel video perché voglio che capiate che ci sto mettendo veramente tutto per portare avanti questo canale. L'unico modo per supportarmi è lasciare un bel pollicione in su e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Anzi, ho finito qui, mi raccomando, condividete il video a tutti gli amici, parenti, zii, pronipoti, prononni, condividete il video a tutti, a tutte le persone che conoscete, cioè anche la finitura in cera dati, in cera 900. Vabbè, basta parlare, io vi saluto perché sono stanco e ho mio fratello che sta dormendo di là e non voglio fare più casino. Noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovissimo video. Ragazzi, mi raccomando, condividete il video perché, cioè, ma quanto è bello, quanto è bello! Vabbè, capolavoro. Ragazzi, un saluto da NJ Max, a sabato prossimo. Ciao!